Pronta a realizzare una bellissima maglia in 20 minuti e senza carta modello? Allora segui questo tutorial. Prima però ti chiedo di iscriverti al mio canale, solo in questo modo mi puoi aiutare a crescere, e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata per i futuri video. Alla prossima, ciao! Queste misure si riferiscono a una taglia 42. Se vuoi aumentare la taglia, aumenta di 1 centimetro nei punti indicati. Piega il tuo tessuto in doppio, segna le misure riportate nel disegno. Piegalo nuovamente a metà. Il tessuto è un tessuto elasticizzato, una maglina. Ritaglia lasciando 1,5 cm per i margini e 3 cm per l'orlo in fondo alla manica e in fondo alla maglia. Piega quindi a metà, segna il centro sia nella parte alta che nella parte bassa e adesso ritaglia lo scollo. Nella parte avanti scendo di 7 cm, nella parte dietro di 5. Quindi al momento su entrambi i tessuti taglio 5 cm, poi la parte davanti aumenterò di 2 cm la profondità dello scollo. Segno anche qua la parte centrale. Ora prendo sempre il mio tessuto piegato in doppio, elasticizzato, prendo una maglietta che mi va bene come larghezza, appoggio sopra la parte che costituirà le maniche in modo da sapere da che altezza devo partire per ritagliare il nostro corpetto inferiore. Piego quindi la maglia, l'appoggio a filo del tessuto, ritaglio i fianchi, mi tengo larga, quindi lascio 2 cm 3, al massimo posso sempre stringere la maglia. Lascio un 3 cm in fondo per l'orlo. Segno quindi la parte centrale in modo da sapere dove dovrò agganciare il corpetto alle maniche e con lo spillo, con gli spilli, segno fino a dove devo cucire le maniche. Quindi vado a cucire i fianchi e le maniche, faccio l'orlo in fondo e l'orlo delle maniche. Ecco qua, ho fatto gli orli, ho cucito le maniche fino al punto segnato e i fianchi. Adesso devo andare a attaccare il corpino alle spalline, quindi devo mettere diritto contro diritto i due tessuti. Quindi le metto in filo uno dentro l'altro, con gli spilli fisso i due margini laterali, quindi la parte delle cuciture centrale e laterale, e poi faccio un'unica cucitura. Ecco qua cucito e fatto lo scollo con un punto zig zag. Ho ripiegato di 1 centimetro e ho fatto una cucitura. Tutte le cuciture interne sono state fatte con la tagliacuci, ma potete utilizzare uno zig zag o un punto elastico. Ecco qua questa bellissima maglietta, a me piace moltissimo, è versatile ed elegante e veramente facilissima da realizzare. Se questo tutorial ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al mio canale e lasciami un commento qui sotto. Ciao!